Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi con me per un nuovo video. Spero che stiate tutti bene, pronti a scoprire qualcosa di nuovo e magari a farvi anche una risata insieme. Oggi, ragazzi, ho preparato un video un po' speciale, un video un po' diverso dal solito. Ho deciso di aprirmi un po' di più con voi, di raccontarvi qualcosa di me, qualcosa di, diciamo, personale. Parleremo di un argomento che mi sta molto a cuore e che so che tocca la vita di tante persone, gelosia. Sì, avete capito bene, la temutissima gelosia. Ma non la affronteremo in modo teorico e noioso. No, vi racconterò la mia esperienza, come l'ho vissuta, come l'ho superata, o almeno ci sto provando. E cercherò di darvi qualche spunto di riflessione, magari qualche consiglio utile, basato sulla mia, diciamo, personalissima gelosia rivelata. Prima di iniziare, però, vi chiedo una piccola cosa. Se questo video vi interessa, se vi piace quello che faccio qui sul canale, vi ricordo di iscrivervi. Attivate la campanellina per non perdervi nessun aggiornamento, nessun video nuovo. E se alla fine del video vi sarà piaciuto, lasciatemi un bel like, mi fa sempre super piacere e mi dà tanta carica per continuare a creare contenuti per voi. Dai, non siate timidi, un click è gratis. Ok, bando alle ciance, direi che possiamo iniziare. Gelosia. La parola stessa evoca immagini di possessività, insicurezza, tormento interiore. Ammettiamolo, chi non l'ha provata almeno una volta nella vita? Io per prima non sono certo immune. Anzi, direi che in passato la gelosia è stata una compagna di viaggio un po' troppo presente nella mia vita. Una compagna ingombrante, asfissiante, che mi ha fatto fare cose che, rivedendomi ora, mi fanno quasi vergognare. Ricordo, ad esempio, una situazione. Oh mamma, solo a pensarci mi viene da ridere, ma all'epoca non ridevo affatto. Avevo, diciamo, 20 anni e frequentavo un ragazzo, chiamiamolo Marco, per proteggere la sua identità, anche se probabilmente se lo ricorda anche lui. Marco era un ragazzo molto carino, simpatico, estroverso, insomma, un vero e proprio calamita per le ragazze. E io, ovviamente, ero terrorizzata all'idea di perderlo. Non era solo una paura razionale, era un terrore viscerale, che mi attanagliava lo stomaco e mi faceva sudare freddo. Ogni volta che uscivamo insieme, vedevo le altre ragazze che lo guardavano e dentro di me partiva un meccanismo infernale. Iniziavo a paragonarmi a loro, a trovare 1000 difetti in me e 1000 pregi in loro. Mi sentivo insicura, inadeguata, come se non fossi abbastanza per lui. Era una vera e propria autostima sotto i tacchi. Mi dicevo che ero meno bella, meno interessante, meno tutto. Iniziavo a fare domande su chi fossero quelle ragazze, se le conoscesse, cosa pensasse di loro. Domande apparentemente innocue, ma cariche di un sottotesto accusatorio e di una disperata ricerca di rassicurazione. Lo tartassavo di messaggi quando non eravamo insieme. Controllavo i suoi social media alla ricerca di indizi, di conferme dei miei sospetti. Instagram era il mio peggior nemico, Facebook un campo minato. Ogni like, ogni commento, ogni nuova amicizia diventava un potenziale tradimento. Insomma, ero diventata una stalker professionista. E ovviamente, più mi comportavo così, più Marco si allontanava. Era soffocato dalla mia gelosia, si sentiva costantemente sotto esame. E aveva ragione. La mia gelosia non solo lo faceva sentire male, ma rovinava anche la nostra relazione. Avevo creato un circolo vizioso. Più ero gelosa, più lui si allontanava, più io diventavo ancora più gelosa. Un incubo. Un circolo infernale alimentato dalle mie insicurezze e amplificato dalla mia incapacità di comunicare in modo sano e costruttivo. Le discussioni erano all'ordine del giorno. Lite su lite, per motivi sempre più futili, sempre più insensati. E dietro ogni lite c'era sempre lei, la gelosia, a fomentare il fuoco e a rendere impossibile la riconciliazione. Mi ricordo notti intere passate a piangere, a rimuginare, a immaginarmi scenari catastrofici. Ero completamente prigioniera della mia mente, incapace di vedere la realtà per quella che era. Poi, un giorno, mi sono guardata allo specchio e mi sono resa conto di quanto fossi diventata ridicola. Ero una persona completamente diversa da quella che volevo essere. Ero diventata una persona insicura, ossessionata, che non si fidava di nessuno. E soprattutto, non mi fidavo di me stessa. Vedevo una persona che non riconoscevo più, una persona trasfigurata dalla paura e dall'insicurezza. Lo specchio non rifletteva solo il mio aspetto fisico, ma anche il mio stato d'animo, la mia anima tormentata. Quindi,
Ho deciso che dovevo fare qualcosa. Ho capito che la gelosia non era colpa di Marco, ma mia. Era una mia insicurezza, una mia paura che proiettavo su di lui. Ho iniziato a lavorare su me stessa, sulla mia autostima. Ho iniziato a concentrarmi sui miei pregi, sui miei talenti, sulle cose che mi rendevano felice. Ho ripreso in mano le mie passioni, ho coltivato le mie amicizie. Insomma, ho iniziato a prendermi cura di me stessa. Ho riscoperto l'importanza di volermi bene, di accettarmi per come sono, con i miei pregi e i miei difetti. Ho capito che non avevo bisogno dell'approvazione di nessuno, tantomeno di quella di Marco, per sentirmi realizzata e felice. È stato un processo lungo e difficile, non lo nego. Ci sono stati momenti in cui ho vacillato, in cui la gelosia è tornata a farsi sentire. Ma ogni volta cercavo di ricordarmi perché stavo facendo tutto questo. Volevo essere una persona felice, una persona sicura di sé, una persona che si fida degli altri. E soprattutto, volevo essere una persona che si fida di se stessa. Ho imparato a riconoscere i segnali della gelosia, i pensieri negativi che la alimentavano, e a contrastarli con pensieri positivi e razionali. Ho iniziato a praticare la mindfulness, a concentrarmi sul presente, a non farmi sopraffare dalle preoccupazioni per il futuro. Ho imparato che la fiducia è fondamentale in una relazione. Non si può costruire qualcosa di solido se non c'è fiducia reciproca. E la fiducia non si impone, si conquista. Si conquista con la sincerità, con la lealtà, con il rispetto. E si conquista soprattutto fidandosi di se stessi. Se non ti fidi di te stesso, come puoi pretendere che gli altri si fidino di te? Ho anche capito che non si può controllare tutto. Non si può controllare cosa fanno gli altri, cosa pensano gli altri, cosa dicono gli altri. Si può controllare solo il proprio comportamento, le proprie reazioni. E questo è un grande potere. Avere il controllo delle proprie emozioni, delle proprie reazioni, è una delle chiavi per superare la gelosia e per vivere una vita più serena e appagante. Certo, non sono diventata immune alla gelosia. Ogni tanto, ammettiamolo, un piccolo pizzico di gelosia lo sento ancora. Ma ora so come gestirlo. So che è solo una mia insicurezza, una mia paura che posso affrontare e superare. E so che la cosa più importante è fidarmi di me stessa e del mio partner. Ho imparato a comunicare in modo aperto e sincero con il mio partner, a esprimere le mie paure e le mie insicurezze senza accusare o colpevolizzare. Ho capito che la comunicazione è fondamentale per costruire una relazione sana e duratura. E poi, ho imparato una cosa importantissima: la gelosia non è amore. Anzi, spesso è il contrario. La gelosia è paura, è insicurezza, è possessività. L'amore è fiducia, è libertà, è rispetto. L'amore vero non soffoca, non imprigiona, non controlla. L'amore vero lascia spazio, dà fiducia, incoraggia la crescita personale. Quindi, ragazzi, il mio consiglio è questo: se vi sentite gelosi, fermatevi un attimo e chiedetevi perché. Cosa vi spaventa? Cosa vi rende insicuri? E soprattutto, fidatevi di voi stessi. Credete in voi stessi. Amate voi stessi. Perché solo amando voi stessi potrete amare veramente gli altri. Non cercate la validazione negli altri, cercatela dentro di voi. E ricordatevi che siete persone meravigliose, uniche e speciali. Non avete bisogno di competere con nessuno. Non avete bisogno di dimostrare niente a nessuno. Siete perfetti così come siete. Ognuno di noi ha qualcosa di speciale da offrire al mondo, non dimenticatelo mai. E se anche voi avete storie di gelosia da raccontare, se avete consigli da condividere, scriveteli nei commenti. Sono curiosa di sentire le vostre esperienze. Magari possiamo aiutarci a vicenda a superare questa brutta bestia chiamata gelosia. Condividere le proprie esperienze, confrontarsi con gli altri, può essere un modo molto efficace per superare le proprie paure e le proprie insicurezze. Ok, direi che per oggi abbiamo detto tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, che vi abbia fatto riflettere. Spero che vi siate sentiti meno soli, meno incompresi. Ricapitolando brevemente, abbiamo parlato di gelosia, della mia esperienza personale, di come l'ho superata, o ci sto provando, e vi ho dato qualche consiglio basato sulla mia esperienza. Abbiamo capito che la gelosia è un'emozione complessa, che nasce dall'insicurezza e dalla paura, ma che si può affrontare e superare lavorando su se stessi, fidandosi di se stessi e del proprio partner. E soprattutto, abbiamo capito che la gelosia non è amore. È un sentimento tossico che può distruggere le relazioni e rovinare la vita. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero davvero che vi sia piaciuto e che vi sia stato d'aiuto.
Ricordatevi sempre che non siete soli e che ce la potete fare. La gelosia non è una condanna, è un problema che si può risolvere. Adesso tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di questo argomento. Avete mai provato gelosia? Come l'avete gestita? Lasciate un commento qui sotto, mi fa sempre piacere leggere le vostre opinioni e interagire con voi. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video e se avete altri argomenti che vorreste che trattassi in futuro. E se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video. Cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che ne carico uno nuovo. Il vostro supporto è fondamentale per me, mi dà la carica per continuare a creare contenuti che spero possano esservi utili e interessanti. Un abbraccio grande a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E ricordatevi, siate gentili con voi stessi e con gli altri. La vita è troppo breve per sprecarla con la gelosia. Abbiate fiducia in voi stessi e nel potere dell'amore. Un bacio!